Benvenuti al consueto appuntamento su Alkill, dove analizziamo i nuovi capitoli di Berserk. Questo capitolo esplora i sentimenti, l'afflizione dei personaggi per via di tutto quello che è successo finora. I nostri sono in salvo sulla barca, feriti, non solo il corpo e soprattutto il loro spirito ad essere affranto, e non possiamo certamente biasimarli. Dopo una prima pagina piena di colore, che mostra una scena gioiosa, spensierata, quasi un ricordo di pace, che fa da intermezzo tra la disperazione del capitolo precedente e lo sconforto della pagina successiva, il capitolo ci mostra una nave in mezzo ad un oscuro mare tempestoso che cerca di mettere in salvo i superstiti di quel tragico evento, tra i quali spicca Serpico in cerca di Farnese, e tiriamo un sospiro di sollievo. Davvero, sta cosa mi ha rincuorato, perché ad accompagnarlo ritroviamo vivo e vegeto la nostra castagna con le ali. Ora, un po' tutti ci eravamo fatti i conti sulle dita. Se gli abitanti di Skelling, inclusi alcuni elfi, li abbiamo visti scomparire conseguenzialmente al crollo dell'albero dell'isola, sembrava logico supporre che anche il piccolo Puck, originario di quel posto, sarebbe dovuta toccare la medesima sorte. Invece, grazie al cielo, no. Il che, se ci riflettiamo, ha pure senso. Ripensiamo al primo folletto che Guts ha incontrato da giovane, ufficialmente il suo primo approccio con il soprannaturale. Tale spirito era legato ad un fiore dal quale non poteva allontanarsi più di tanto, perché la sua stessa esistenza era legata a tale pianta. Se effettivamente anche per le creature di Skelling fosse la stessa cosa, però con l'albero, se così fosse, e io credo che sia la spiegazione più logica, Puck, pur essendo originario di Skelling, non ha un vero e proprio legame con quell'albero, visto che si è allontanato in tutta tranquillità dall'isola per tutto questo tempo. Di conseguenza, anche se tale arbusto è venuto a mancare, ciò non ha sortito danni su di lui. Ma vediamo se riusciranno a spiegarci qualcosa prossimamente. Abbiamo già parlato dello sconforto dipinto sul volto dei superstiti. Vediamo i maghi piangere per quello che è successo alla loro patria e alla loro regina, la piccola Silke e una Farnese che tra le lacrime si incolpa per non aver potuto fare niente, per essere stata inutile. E diciamoci la verità, vero è che erano lei e Silke a proteggere la povera Kashka, ma in fondo nessuno avrebbe potuto fare nulla in quella situazione. Ma ecco all'improvviso sbucare Morda, che in questo capitolo ha un ruolo da protagonista. La strega prende subito in mano le redini della situazione, mostrandosi reattiva, piena di spirito, quasi rimprovera gli altri, Farnese in primis, per il fatto che non c'è tempo da perdere in lacrime, che bisogna darsi da fare per curare i feriti. Anche Silke vuole rendersi utile, ma forse è meglio che lei si occupi del problema più serio che hanno a bordo. Chiuso dall'altra parte infatti c'è Guts. Morda dice di essere abbastanza preoccupata per il suo stato d'animo. Anche se sembra essersi calmato, non esclude il fatto che possa dare di matto all'improvviso ed essere perciò facilmente vulnerabile ad una possibile possessione della bestia. E se accadesse in quel preciso momento, sarebbe una catastrofe. La scena si sposta su Roderick che bussa alla porta dietro la quale si trova Guts, esortandolo a non fare nulla di stupido. Ed eccolo qui, in piedi, fermo immobile a fissare la sua fidata compagna. L'Ammazzadraghi, la spada che lo ha accompagnato e sorretto in così tante battaglie. La mano del guerriero nero, tremante, quasi esitando, sembra sollevarsi verso di essa, ma poi crolla, appeso morto, sopraffatto dalla fatica e dallo sconforto. Anche la spada cade a terra, e abbiamo immagini di un'introspezione, ricordi del suo passato che gli tornano in mente, e forse questa è la prima volta che riusciamo a leggere la fragilità del suo animo in pena, solitamente sempre ben celato dietro l'immagine del guerriero implacabile. Questa scena è estremamente simbolica e poetica. Il non essere riuscito ad infliggere nemmeno un colpo al nemico, il non essere stato in grado di proteggere Kashka, come detto nei video scorsi, è stata la sua totale sconfitta. Una battaglia persa,
che diviene un gravoso peso capace di atterrire anche la sua stessa arma, che sin dal principio ha significato così tanto. Essa è stata lo strumento su cui riporre fiducia, la compagna di battaglie, il bastone che lo ha sempre sorretto in così tante lotte, così come nell'ultimo capitolo, in cui Guts, anche se sconfitto, si reggeva a quell'arnese, aggrappandosi con una mano, proprio come quando, anche se perdi tutto, hai pur sempre la speranza a cui appigliarti. Il fatto che crolli a terra significa tanto. Se Guts, cadendo, ci dà la sensazione di essere fisicamente atterrito, l'ammazzadraghi a sua volta, cadendo, ci dice che anche il suo spirito è venuto giù. Eri tutto ciò che avevo, una debole luce persa nell'oscurità. Ne parla al passato, sentendosi forse tradito dall'unica cosa su cui poteva realmente contare. E ci lascia così, dandoci in una riga appuntamento al 9 dicembre, data di uscita del prossimo capitolo. Solitamente, come sapete, non facciamo mai analisi dal punto di vista tecnico, lasciamo che a farle sia gente più competente di noi, anche se sicuramente non possiamo che elogiare lo studio Gaga e Kojimori, che hanno raggiunto un tratto davvero impeccabile. Questo è stato un video più corto del solito, ma spero lo stesso di essere riuscito, anche se in così poco tempo, a condividere con voi l'emozione che questo capitolo mi ha dato. Io vi ringrazio per averlo visto fino alla fine, ci vediamo al prossimo e come sempre, buona vita a tutti.